Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Adesso noi stiamo partendo per questo giro che si chiama Pieni Carunchierros, difficilissimo, è un giro di 12 km e vedremo come sarà, perché dovrebbe essere carino. Dovremo trovare lungo la strada sia dei ponti sospesi e sia delle cascate. Vediamo. Cos'è successo? In retromarcia ho preso sempre le solite retromarce, ho preso un ramo perché mi sono scordato che in retromarcia lui non ha l'anticollisione, però dovrebbe essere tutto a posto. Va già bene che è caduto a bordo acqua. Sì. Cioè, Vediamo se li va, dai. Qui mi prendo il merito, cioè merito, non è merito mio, ma ci ho visto in anticipo. sta nevicando. Nel giro di poche ore abbiamo avuto la pioggia, il sole, la neve e ora di nuovo il sole. Non male, eh? Abbiamo visto due cigni in mezzo a un lago e ora stiamo cercando di avvicinarci per fare qualche foto e qualche video. Sono molto distanti e l'area è molto difficile, di difficile accesso, perché è tutto molto palustre e quindi vai in acqua che è un attimo. Ecco, viene anche verso di qua. Sì. Allora, lo so che si vede la luce, magari è fastidiosa, però volevo raccontare cosa stiamo facendo. E siccome oggi hanno dato un alto KP, che è l'indice che indica quanta energia dà l'aurora in quel dato giorno, in quella data ora, allora stiamo facendo un po' di prove e in effetti inizia a vedersi. L'orario migliore lo danno da mezzanotte alle 3, ora sono più o meno le 10 e quindi adesso vedremo se riuscirà ad aumentare questa luce che inizia a intravedersi nel cielo. Stanotte abbiamo dormito ai bordi di questo bellissimo lago e ieri sera finalmente siamo riusciti a vedere, fotografare e filmare l'aurora boreale. Adesso siamo più o meno a -2 come temperatura e infatti si può anche notare che il lago inizia a ghiacciare. Siamo venuti a fare una piccola spesa al supermercato
e all'ingresso ci sono delle macchinette dove è possibile introdurre lattine e bottiglie di plastica che, in base alla quantità di lattine e bottiglie che tu introduci, lui ti dà indietro dei soldi. Ci sono persone che arrivano con sacchetti enormi pieni. No, scusate, questo ve lo devo far vedere. Ci sono due signore che hanno messo talmente tanta roba che guardate un po' quanti soldi saltano fuori. Sono allibita, sono arrivate a 80 euro di restituzione di lattine e bottigliette. Cioè, e sono uscita e stava ancora andando il contatore. Cioè, pazzesco. Siamo arrivati a Rovaniemi. Ai più esperti questo nome dirà già qualcosa. Siamo arrivati nel paese di Babbo Natale e quindi stiamo andando da Babbo Natale a chiedere una piccola sorpresa per i bimbi che conosciamo. Perciò ora ci addentriamo nel cuore del villaggio e andremo a parlare personalmente con lui. Siamo arrivati dalla casa di Babbo Natale. Ora provo ad entrare, a vedere se riesco a parlargli e a chiedere se può fare questa piccola sorpresina per noi. Il villaggio di Babbo Natale si trova esattamente nel circolo dove c'è la striscia del circolo polare artico, che in finlandese si chiama Napapiri. Quindi Napapiri, che è anche la marca famosa di un noto brand italiano, vuol dire circolo polare artico in finlandese. Che cos'è il circolo polare artico? È un parallelo che delimita una zona geografica sopra la quale d'estate c'è un periodo in cui il sole non tramonta mai e quindi dura 24 ore, mentre invece d'inverno il sole non sorge mai, quindi c'è il buio perenne. Stamattina ci siamo svegliati che la temperatura è un pochino più bassa del solito, non ancora bassissima, siamo a -2. E ci siamo già messi in marcia perché oggi andiamo a vedere il Museo dell'Artico. Si chiama Articum ed è a Rovaniemi. Ci hanno parlato molto bene di questo museo, quindi non vediamo l'ora di andare a vederlo. Nel frattempo, Max, ho preso una tramvata per terra appena uscito dal van, perché con l'abbassarsi delle temperature bisogna stare più attenti a piccole cose. Ad esempio, sono sceso per fare rifornimento d'acqua. Ovviamente dove si fa rifornimento d'acqua c'è bagnato in terra e quando c'è freddo così è ghiacciato. Appena ho messo i piedi giù, tram, una tramvata. Ha fatto un volo che sembrava un cartone animato. È troppo bello questo modellino perché ci fa vedere come i raggi del sole incidono sia giornalmente, perciò la rotazione su se stessa della Terra, e sia in base alle stagioni. Vedete qua ottobre, novembre, dicembre, eccetera eccetera. Ad esempio possiamo vedere adesso che siamo più o meno a metà ottobre. Se ci posizioniamo nel momento di maggiore incidenza solare su dove siamo noi ora in Finlandia, vediamo che arriva una luce proprio radente, tant'è vero che noi vediamo sempre che in questi giorni il sole rimane sempre basso, molto basso e radente, e se ci spostiamo comunque più avanti, a un certo punto vediamo che anche
possiamo girare su se stesso la terra quanto vogliamo, ma comunque in queste zone rimane sempre buio, fino a un certo punto che poi pian pianino ritorna radente e poi ci sarà il sole a agosto. Ok? Columbia Glacier in Alaska. Qua possiamo vedere bene dalle riprese fatte dal satellite il ritiro dei ghiacci, il riscaldamento globale, cosa sta comportando. 86, stiamo parlando di 40 anni fa, ok? 86, guardate il ghiacciaio, 2001 si sta ritirando, 2013 ormai è diventato buona parte un lago, 2019 ne è rimasto solo una minima parte qua e qua. In 40 anni guardate quanto ha perso. Allora, interessante questo animale, è lo squalo della Groenlandia. Lo squalo della Groenlandia vive tra i 300 e i 500 anni l'aspettativa di vita e abbiamo letto che le femmine raggiungono la maturità sessuale intorno ai 130 anni e i piccoli crescono in media 1 centimetro all'anno. Top. In autunno e inverno, quando ci sono le notti polari, quindi quando è sempre buio, o perlomeno è prevalentemente buio, in Finlandia è obbligatorio portare addosso, quando si cammina per strada, qualcosa di catarifrangente. Quindi un'azienda finlandese ha creato questo oggetto che la gente si attacca agli abiti quando esce e deve portare, proprio di legge bisogna portare un catarifrangente e si può vedere che la gente cammina ed è facilmente visibile. Geniale. Abbiamo lasciato Rovaniemi, dove abbiamo visto il museo Articum, che ci è piaciuto tantissimo, è veramente ben fatto, molto bello. E ora stiamo andando a nord, sempre più su, verso Inari, e lungo la strada abbiamo incontrato dei trasporti eccezionali, molto grossi, dei camion che portano delle strutture molto grosse. Tra l'altro sono talmente grandi che in alcuni punti devono tirare giù i paletti che ci sono in mezzo alla strada, e poi c'è un furgone alla fine del convoglio, diciamo, che si ferma e ritira su tutti i paletti che hanno tirato giù prima per far passare questi mezzi eccezionali. È una cosa che non avevamo mai visto. Stamattina ci siamo svegliati con sorpresa. Praticamente sta nevicando, quindi piano piano inizia a essere tutto bianco intorno. Ancora presto, ma una piccola spolverata si inizia a vedere. Inizia a essere un ambiente nordico. Esatto, diverso da quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, ecco. Ci stiamo dirigendo verso la città di Kirkenes, è il pueblo, cioè il paese di Kirkenes, e per poi andare nel parco nazionale di Pasvik, che è il parco nazionale di Pasvik, che è la regione più remota della Norvegia e c'è la più alta densità di orsi della Norvegia, perché lì è esattamente al confine con la Russia. Il parco infatti è condiviso con la Russia, tra Norvegia e Russia. E poi dopo che staremo un paio di giorni lì nel parco sperando di vedere qualcosa, perché oggettivamente ad oggi stiamo vedendo ben poco come animali, cioè a livello animali praticamente zero, e ci dirigiamo nella zona ancora più remota che è il nord-est estremo della Norvegia, sempre al confine con la Russia, che poi oltre non si può andare perché c'è solo la Russia. A parte che già la città di Kirkenes è quasi sul confine, perché è a 8 km dal confine, tant'è vero che un tempo quella città, cioè un tempo fino a prima della guerra con l'Ucraina, i russi e gli abitanti di Kirkenes potevano spostarsi liberamente tra la Russia e la Finlandia e la Norvegia. E la Norvegia, sì, perché non c'erano vincoli. Invece dopo l'inizio della guerra hanno chiuso anche lì la frontiera e quindi anche loro non possono più muoversi liberamente. Comunque incrociamo le dita
zone dovrebbero essere molto belle, dovrebbe uscire un po' di sole, speriamo di vedere gli animali e un po' di wild a noi non ci dispiace. Esatto. Stiamo entrando dall'ultimo benzinaio prima della Norvegia e ora vediamo, siccome si chiama Nord Market, vediamo dentro che cosa troviamo. Sai di essere arrivato all'estremo nord quando gli stivali d'acqua in vendita raggiungono una temperatura garantita di meno 70 gradi. Cioè con questi si può andare a meno 70 gradi senza patire il freddo. Almeno così dicono. Siamo passati ufficialmente oltre il confine e quindi adesso siamo in Norvegia e ormai è quasi buio, però speriamo che si apra perché per domani hanno dato sole, quindi ci auguriamo di poter vedere qualche panorama norvegese a breve. Proprio poco prima del confine tra la Finlandia e la Norvegia ci sono 2 spacci e un benzinaio dove si può trovare di tutto, dall'abbigliamento a parti dell'auto, dei mezzi, al cibo fresco. Sì, abbiamo preso la carne, sembrava proprio... Sì, carne, verdura, insomma si trova un po' di tutto, 2 piccoli spacci ma molto riforniti. Sì. Wow, che piattino! Mica pizze e fichi qua, eh? Così non dici che mangiamo poco. Conto filetto. Allora, stasera una cosa fantastica. Avevamo tenuto d'occhio l'Aurora, l'app dell'Aurora per vedere com'era la situazione, infatti diceva che oggi era una buona giornata per vedere l'Aurora, soprattutto se il cielo fosse stato sereno. Tutto il giorno è stato nuvoloso, ma dato che domani dà novello, speravamo che stasera si aprisse e in effetti è andata bene, si è aperto. Quindi siamo usciti a fare foto all'Aurora. Poi a un certo punto ho detto vabbè, io vado a posizionare la macchina per fare il video, perché per fare i video è un lavoro più complesso e quindi bisogna lasciarla lì per tanto tempo. E poi siamo anche entrati perché un freddo, stavamo gelando, siamo stati fuori un'oretta di notte così, sì, stavamo gelando proprio. E comunque niente, infatti ci siamo fatti un tè caldo che adesso beviamo. Quindi Massimo è rimasto in camper a cambiare le cose della macchina fotografica, ha fatto 2 foto al camper e io sono scesa per andare verso il lago, che qua davanti abbiamo un lago, per posizionare la macchina. Poi mi guardo intorno prima di attraversare la strada per vedere che non arrivassero macchine e vedo con la coda dell'occhio una cosa luminosissima sopra la testa. Giro e la luce dell'aurora non era bianca come l'abbiamo vista fino ad oggi, ma era il verde che si vede normalmente nelle foto, perché come magari non tutti sanno, ma l'aurora come si vede nelle fotografie difficilmente si vede a occhio nudo, perché no, proprio come nelle fotografie non la vedi mai, perché le fotografie sono lunghe esposizioni, perciò amplificano sia colori sia intensità luminosa. Esatto. Noi l'abbiamo vista sempre in modo un po' sbiadita e sul bianco un po' sbiadita, poi fai le foto, viene colorata perché la posa lunga recepisce poi tutti i colori. Oggi registra abbiamo visto una cosa, ma poi immensa, da una parte all'altra della volta terrestre, volta del cielo era una danza di colori, quelle a tenda, quelle che si intrecciavano, e ci ha dato per un'ora e mezza, ma no, anche di più probabilmente. Sì, tantissimo. Ma è stato uno spettacolo eccezionale. Sono stato più a guardarmela che a far foto. Sì, effettivamente era talmente una cosa bella da vedere che meritava che fosse guardata.